Ciao amici, oggi metto a confronto due terminali di fasce diverse. Parlo del Mi 11 8256, che è il terminale di fascia alta che è oggetto della recensione, oggetto del confronto, e il Realme GT Master, sempre in taglio di memoria 8256. Allora, come vedete sono entrambi puliti, quindi senza applicazioni che stanno girando, sono connessi alla stessa rete e quindi faremo al solito un confronto tra applicativi che uso più di recente, di uso più comune, quindi tendenzialmente quelli che io uso di più, e poi passeremo al confronto fotografico, quindi cominciamo con YouTube. Mi aspetto che in questi confronti prevalga il dispositivo di fascia alta, quindi il Mi 11 perché ha un processore più potente, però obiettivo è vedere effettivamente di quanto prevale, quindi quanto è più veloce, se è più veloce. Vabbè, finora diciamo che parliamo di aria fritta perché hanno gli stessi tempi di avvio. Qua per esempio ha prevalso effettivamente il Mi 11. Anche in questo caso, però parliamo sempre di tempi risibili, allineati. Bah, ha vinto anche in questo caso il Mi 11, un pochino ma ha vinto. Idem, ma comunque tempi nulli, millesimi di secondo, frazioni di secondo, ma a parte gli scherzi. Ok, anche in questo caso, poi continuiamo con Booking. Anche qui continua a prevalere il Mi 11. Bah, uguali. Poi vediamo l'avvio della fotocamera. Uguali. Leggermente prima il Mi 11. Qua ha vinto il Mi 11 forse con un distacco leggermente superiore. Mi 11 ma di nulla. Mi 11 di nulla. Uguali. E poi io proverei ad avviare Chrome. Vabbè, siti diversi, diciamo che facciamo così. Facciamo una cosa, e proviamo a vedere che succede se chiudo Chrome e lo chiudo pure di qua, perché altrimenti non... Ok. No, secondo me i tempi di avvio sono in effetti anche nel caso di browser allineatissimi. Quindi passerei invece al confronto fotografico. Quindi andando in galleria ho un album specifico, che è questo, e cominciamo col confronto. Solito scenario di test, quindi telefoni affiancati e la stessa foto fatta con i due terminali. Allora, senza modalità particolarmente elaborate, semplicemente fotocamera accesa e fatto lo scatto con la migliore risoluzione possibile, però senza forzare né questo a 64 né questo a 128 megapixel. Quindi sostanzialmente ho voluto ripercorrere l'uso comune della fotocamera e come è lecito aspettarsi, la foto del Mi 11 è migliore. Guardate qua, sia sulla casa in fondo è più nitida di sicuro, c'ha un numero di megapixel maggiore, sia su questa facciata qua del palazzo, vedete che comunque c'è una messa a fuoco decisamente superiore a quella del Realme.
Master GT. Poi, altra foto. Vediamo questa casa qui in fondo. No, anche qui, magari senza zoom non si nota tanto la differenza, ma facendo zoom, ad esempio su questo terrazzino, no, vince il Mi 11. Pure provando su questa macchina, guardate i cerchioni, i raggi dei cerchi come si vedono qui e invece qui come cominciano a essere tutti un po' sfocati, quindi vabbè, giustamente vince il Mi 11. Passiamo all'altra foto. Proviamo a vedere questi fiori qui. Vabbè. Nello zoom il fogliame si vede di sicuro meglio col Mi 11 e stessa cosa discorso impalcature, molto più dettagliato col Mi 11. Mm, vabbè. La palissiano però, giusto evidenziare le differenze. Foto difficile perché qua ci sbatte la luce e qua la luce non ci arriva, quindi il Mi 11 riesce a catturare anche meglio la luce qui dentro, anche se insomma faticano entrambi a raccogliere bene la luce qui, ma nel fogliame guardate come, cioè, secondo me, il Mi 11 ha una resa migliore, e del colore e del dettaglio delle foglie. Poi continuiamo su quest'altra foto qua. Dettagli di queste due finestre qui, su questa casa qui in fondo. E vabbè, qui possiamo ingrandire di più. E vediamo un po'. È superiore anche in questo caso, però forse rispetto alle altre si nota un pochino meno, perché comunque le foto mi sembrano valide entrambe. Vabbè, qua tutto sommato la superiorità del Mi 11 è meno evidente. Vediamo la targa qui, sì, la targa si legge meglio, vabbè, la superiorità c'è, ma a meno di non fare, di non lavorare per l'FBI, questo grado di zoom sulla targa diciamo, non lo andrei a fare. Foto con, diciamo, corridoio completamente al buio, quindi in entrambi i casi parliamo di modalità notte. Anche in questo caso il Mi 11 raccoglie più luce rispetto al Realme Master GT, però in entrambi i casi non si tratta chiaramente di foto buone, solo per vedere la capacità che ha il telefono di prendere luce dove luce in pratica non ce n'è, il corridoio è completamente buio. Invece passiamo adesso al video fatto come detto, affiancando i due cellulari, stando fermo, adesso in questo caso giravo su me stesso e qua è un pochino più fluida la scena come potete notare e adesso comincio a fissare il cancello e camminare, quindi questo per vedere quanto è stabilizzato. In realtà sui passi vedete che questo, quindi il Realme GT, come è giusto che, insomma, come ci aspettavamo, un pochino oscilla di più, anche perché il Mi 11 ha la stabilizzazione ottica, non so che ha avuto qua, ha avuto una sorta di blackout, una sorta di blocco, più che blackout c'è stato un blocco nel video, eh, ma in generale nella stabilizzazione, anzi qua sta perdendo punti, non so perché. Qui invece non ha avuto problemi di stabilizzazione.
In generale il video mi sembra più fluido su questo terminale, come era lecito aspettarsi, con una qualità migliore su questo terminale, come era lecito aspettarsi, guardate pure facendo lo zoom su per esempio quella macchina. Dubbio iniziale, fascia alta, fascia media. Differenza c'è? Sì. Differenza è tanta? Secondo me no. In termini di utilizzo quotidiano, onestamente non si nota la differenza, soprattutto perché uso app che vi ho fatto vedere e come avete visto i tempi di avvio sono quelli. Per foto casuali, quindi non da telescopio, come dico io, sono validi entrambi. L'ultimo test riguarda una foto con luce artificiale, che è questa qui, al chiuso con, diciamo, faretti al neon erano questi accesi. Secondo me in entrambi i casi la foto è buona, non vedo particolari differenze. Qui forse si vede, come ho già visto in un altro test, un po' meglio il dettaglio della maniglia che è leggermente rovinata. Qui non si coglie questa sfumatura, ma di sfumatura si tratta. E il problema del Mi 11 che avevo notato era che quello che non è a fuoco, come per esempio il buco della serratura, si vede un po' più sfocato. In effetti anche in questo caso forse questo buco serratura è leggermente più sfocato di questo, ma parliamo proprio di differenze che mi sto impegnando a cercare. Quindi in linea di massima non noto differenze così eccessive tra i due terminali, quindi il mia è una riflessione ad alta voce, la fascia media è molto cresciuta rispetto a qualche anno fa. Probabilmente, anzi sicuramente nei giochi la differenza si noterà di più, però a meno che non facciate uso di videogame con i cellulari, per un uso normale si equivalgono i due. Anzi, in termini di batteria questa durò anche un po' di più. In entrambi i casi copro tranquillamente la giornata col 100%. Questo però mi permette di arrivare a sera con un residuo di carica maggiore. Ehm, Parliamo comunque di terminali che... Ah, e un'altra cosa interessante, questo è più compatto, quindi leggermente più piccolo, come vedete, è più sottile e pesa meno. E poi c'è una caratteristica che per me è utilissima, e cioè la carica rapida a, mi pare, 120 watt, quindi in pratica in mezz'ora si carica al 100%, o poco più di mezz'ora, qualche minuto in più. Anche questa, la carica rapida a 55 watt, però ci mette leggermente di più rispetto a questo, che in pratica carico sempre alla bisogna per di solito una ventina di minuti. E la carica mi basta per tanto tempo. Quindi, in estrema sintesi, se volete limitare il budget da spendere per un cellulare, i cellulari di fascia media come questo, secondo me, offrono davvero possono dare davvero tante soddisfazioni. E, al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemele nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!